Salve a tutti ragazzi, io sono Kwib e vi do il benvenuto in questo nuovo video dove parleremo del capitolo 2 intitolato Identificazione. Iniziamo subito. Riprendendo da dove ci eravamo lasciati, il nostro obiettivo è indagare una centrale elettrica e disattivare l'energia. Shifty ci informa che la centrale fu dismessa 5 anni fa per impedire la fuga dei Rapture dopo aver eliminato tutti i presenti all'interno. Inoltre, l'area emana particelle alfa, sostanze radioattive. Entrati nella sala di controllo, consegniamo a Rapi il Combi-Link, un dispositivo per controllare da remoto i macchinari in superficie. Usandolo, disattiviamo l'energia della centrale, ottenendo così il controllo su tutta la città. Con l'energia residua potremmo alimentare l'ARC per 2 mesi, ma l'area è infestata dai Rapture. Decidiamo quindi di entrare attraverso le fogne. Durante il tragitto troviamo il passaggio bloccato. Poiché i Rapture non appaiono sui radar, decidiamo di farci strada con la forza. Neon si offre volontaria, affermando che non esiste problema che la potenza di fuoco non possa risolvere. Addentrandoci nei tubi di scarico, la puzza diventava insopportabile. Rapi e Anis disattivano i sensori olfattivi, mentre Neon sceglie di non farlo, perché altrimenti si sentirebbe meno umana. E dopo qualche scena comica sulla puzza, ed essendo nel mirino di Anis, finalmente intravediamo la luce. Appena entrati nella centrale, vediamo dei Rapture che la stanno operando. Alla nostra vista ci attaccano, decapitando Rapi. Subito dopo, un terremoto scuote tutto. Shifty rileva la presenza di un Rapture di classe Tyrant, di nome Grave Digger. Senza Rapi eravamo sicuramente spacciati. Noi eravamo sotto shock, così Anis richiede una via di fuga, riuscendo a seminarli. Non riuscendo a muoverci dal terrore, Anis ci schiaffeggia. Dovevamo riprenderci prima di farci uccidere tutti. È vero, Rapi aveva perso la testa, ma finché la riportavamo all'Ark poteva ancora essere salvata. Al nostro ritorno, Andersen ci esilia dall'Ark per inviarci all'outpost. Dopotutto, avevamo distrutto la centrale, una fonte di energia preziosissima per l'Ark. Rapi ci avrebbe raggiunto dopo le riparazioni e così andiamo. Rimasta sola con Andersen, Ingrid riflette sulle nostre scarse prestazioni. Sebbene in combattimento fossimo mediocri, eravamo comunque riusciti a fuggire. Qualcosa non quadrava e per questo saremmo stati osservati. Prima di salutarsi, però, Ingrid parla dei Rapture che operavano la centrale, dicendo che stavano iniziando ad evolversi, lasciandoci solo con 2 possibilità come loro intenti: annientare la razza umana o sostituirla. All'outpost, un'area dell'arca abbandonata vicino alla superficie, ci dirigiamo verso il dormitorio. Gli spazi sono ridotti, ci sono solo razioni da campo e le docce sono senza acqua. È qui che alloggeranno le nicche. Il nostro alloggio è invece spazioso, con acqua corrente e un divano comodo. Durante una conversazione con Anis sulle disparità degli alloggi, arriva Rapi. Molto seria, ci ricorda che le nicche, dopo danni gravi, spesso tornano con un corpo diverso. Ci chiede, ai nostri occhi, cosa sono le nicche? Se rispondiamo mostri, dirà che abbiamo ragione. Non dobbiamo provare empatia, ma considerarli alieni, rendendo tutto più semplice. Se invece rispondiamo umane, si dirà felice della nostra scelta, ma aggiungerà che questa strada porterà solo dolore. Dopo aver passato la notte, Rapi ci sveglia annunciando di avere ospiti in attesa. Una ragazza sconosciuta dai modi arroganti. È Suen, CEO di Missilis, una delle Big Three. Le chiediamo subito di Marian, ma lei, visibilmente seccata, chiama Yuni e le ordina di farci inginocchiare, riuscendoci con una frusta. Ci pesta la mano col tacco, dicendo che ci meritiamo il dolore per non averle mostrato rispetto. Le nostre compagne puntano le armi, ma Sion chiama Mihara, emettendo una luce blu e dicendo scambio effettuato, Sion prende una pistola e spara a Mihara, che però trasferisce il dolore alle nostre compagne. Aveva scambiato i sensi del dolore. Qualsiasi Nick che punta un'arma a un umano dovrebbe essere giustiziata,
Ma Siuen decide di graziare le nostre compagne. Svela lo scopo della visita: andare in superficie con le Wardress, ovvero Yuni e Mihara, per catturare un Rapture entro 2 giorni. Il rifiuto significherebbe disobbedire a un ordine con autorità pari ad Andersen, punibile con la sedia elettrica. Prima che se ne andasse, noi la fermiamo, ordinandole di scusarsi. Per tutta risposta, Siuen fa scambiare a Mihara i sensi del dolore con i nostri e le spara. È meglio che ti svegli prima che ti riduca a una forma di formaggio. Noi non arretriamo e, nonostante il dolore di vari colpi ricevuti, ci avviciniamo a lei. Sentendosi in pericolo, ordina a Mihara di spararci direttamente, cosa che però non può fare visto che le Nick sono impossibilitate a sparare agli umani. E così afferriamo Siuen per il collo, ordinandole ancora una volta di scusarsi con le Counters. Ma mentre sta per fare le sue scuse, sveniamo dal dolore. Orgogliosa di non essersi scusata, se ne va, ricordandoci il limite di 2 giorni. Al nostro risveglio, Anis ci ringrazia per averle difese, pur definendolo un gesto stupido. Era il momento di cercare il Rapture prima che la situazione peggiorasse. Finisce così il secondo capitolo. Una missione fallita, Rapi quasi morta e un nuovo ordine da parte di una CEO. L'azione non è mancata di certo, ma questo non è ancora nulla. Beh, per il momento è tutto. Grazie per aver seguito il video fino in fondo, spero vi sia piaciuto. Se volete supportarmi, sapete cosa fare. Noi ci vediamo alla prossima.